Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, Napoli-Inter 3-1 era la partita che ci voleva per accantonare un attimo queste 72 ore posta in Dauphin, ricompattare un attimo lo spogliatoio, guardare la classifica con il sorriso e vedere Conte raccogliere un assist dal punto di vista mediatico e metterlo in rete nella conferenza post match, o meglio nelle interviste post match. Detto questo, il Napoli ha rubato la partita, Mariani ha indirizzato il match, si legge dappertutto, facciamo il punto della situazione, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va e se passate per la prima volta mi raccomando iscrizione, attivazione della campanellina se volete, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte anche di domenica mattina. Detto questo, togliamoci il dente dal punto di vista arbitrale, perché poi ci sono molte cose dal punto di vista tattico che volevo condividere con voi nel match di ieri, che è interessante per quanto riguarda il Napoli, come è sceso in campo e cosa ha fatto. Allora, partiamo dal rigorino dato al Napoli su Di Lorenzo. Rigorino? Bene, lo volete chiamare così? Io mi sono già espresso dal punto di vista dell'appellativo rigorino o rigore, per me c'è il rigore o non c'è il rigore. È il rigore quello di ieri sera su Di Lorenzo, io sono in vantaggio, sono tra il pallone e ovviamente l'avversario che mi viene dietro, il contatto sul polpaccio, sulla gamba, d'appoggio poi in questo caso, ci sta, viene dato il calcio di rigore e credo di non aver rubato praticamente niente in quella situazione. Poi si vogliono andare a pescare i cartellini gialli, benissimo, Gilmour, Di Lorenzo, espulsioni non date, eccetera, però diciamola tutta la situazione, perché Di Marco e Lautaro nel primo tempo da regolamento dovevano essere ammoniti, si è sorvolato anche lì in una gestione di cartellini totalmente insufficiente da una parte, dall'altra non sto dicendo che i cartellini hanno indirizzato la partita, ma dovevano essere ammoniti in questo caso anche Di Marco e Lautaro nel primo tempo, se poi vogliamo parlare di una gestione di cartellini insufficiente. Poi c'è anche il calcio di rigore dato all'Inter, perché qua ci segniamo tutto e non dimentichiamo nulla. Quante volte Marelli ha detto che se un tocco di mano avviene dopo un tocco ravvicinato non è punibile, e altre volte quando il braccio non va verso il pallone ma diventa un tocco fortuito non è punibile, lo devi andare a rivedere, devi giudicare, comunque non è una cosa molto semplice. E quindi perché poi ieri sera succede il panico quando è stato dato il calcio di rigore al Napoli e oscillate da una parte e dall'altra a seconda, diciamo, della situazione e della partita? Perché vi fa comodo? Perché vi fa comodo una cosa piuttosto che un'altra? A me interessa relativamente poco, per il semplice fatto che non mi sento di aver rubato praticamente niente nel match di ieri, aperta e chiusa parentesi, in maniera educata. Se vogliamo confrontarci ovviamente e passa qualche avversario sotto questo video nella sezione commenti, sono disponibile a tutti, ma in maniera educata, senza ovviamente esplodere e fare analisi che non c'entrano praticamente nulla. Detto questo, dal punto di vista dello spogliatoio, Conte ha ripreso immediatamente, o meglio, ha fiutato puzza di bruciato, ma ha spento sul nascere qualsiasi cosa, schierando Neres falso 9, sì, schierando Neres falso 9, perché abbiamo visto e abbiamo letto di un Lucca praticamente un tantino col broncio ieri sera, perché poi non è stato schierato, non hai la punta disponibile, hai solo Lucca e si aspettava ovviamente di giocare, e Conte schiera Neres falso 9, un falso 9 che è stato azzeccato in tutto e per tutto, e di falso 9 secondo me non dobbiamo nemmeno parlare. Può essere un falso 9 per caratteristiche fisiche e lo metti al centro dell'attacco perché ha fatto l'esterno, ma dal punto di vista di ciò che gli viene chiesto è una punta vera e propria. Conte è un allenatore, e lo è sempre stato, che dipende al 99,9% dall'attaccante, dalla prima punta che hai in campo. Ecco perché vai in una squadra, mi porto Lukaku, vai lì, vediamo a Lukaku, vieni a Napoli, Lukaku. Ecco perché gli serve l'attaccante, e gli serve un attaccante che fa ciò che ha fatto Neres ieri sera, l'avrebbe fatto
anche Lukaku se fosse stato in campo. Quindi che Lucca stia col bruncio, io dico possibile che quelle cose relativamente semplici, perché di semplice c'è poco nel calcio, non riesci a farle, sono sponde, sono palle che devi mantenere, sono situazioni dove devi portarti il diretto avversario comunque a zonzo per quanto riguarda la linea di difesa e favorire l'inserimento di centrocampisti, esterni, terzini e quant'altro. Neres l'ha fatto alla grande ieri, promosso a pieni voti, anche se si è fatto male, non dovrebbe esserci nella partita contro il Lecce che giochiamo martedì. Ecco perché tatticamente il Napoli si è rimesso in sesto, perché ha trovato un attaccante con Højlund fermo, senza se e senza ma. Voi mi direte sì, ma è troppo semplice secondo me diciamo un'analisi così. Io sono rimango dello stesso parere, serve l'attaccante e serve l'attaccante che Conte vuole dal punto di vista tecnico-tattico. Neres ci è riuscito e ben venga, perché abbiamo un'altra soluzione nel caso perdi l'attaccante e Højlund non dovesse recuperare, non per il Lecce, ripeto, perché Neres dovrebbe restare fermo quantomeno una settimana, è uscito acciaccato, al di là della situazione De Bruyne che fa male assolutamente, perché c'è rimasta anche la gioia in gola, segni il calcio di rigore, poi lo vedi che si tocca in lacrime quasi, un tantino di caos dal punto di vista della sostituzione, le tempistiche, no? Doveva entrare credo una Barella, è uscito dal campo, ci ha messo una vita per arrivare in panchina, che comunque l'infortunio è grave per quanto mi riguarda, la stessa faccia di Lukaku quando Lukaku è andato a terra e si è girato verso la panchina, realizzando in tempo zero che l'infortunio lo teneva molto ma molto tempo fuori dal campo. Così è stato ieri sera con De Bruyne e il Napoli deve assolutamente, diciamo, accantonare questa situazione augurando a De Bruyne una prontissima guarigione e mettendosi in campo facendo a meno del belga, sia De Bruyne sia Lukaku. Quindi è un Napoli che si deve ricomporre dal punto di vista del centrocampo, però è un Napoli che non mi è dispiaciuto da quando è uscito De Bruyne. Ovviamente non avevo letto molto ma molto bene la situazione, entra Olivera, ho detto perché non entra Elmas, ma centrocampista per centrocampista, sei 11 contro 11 non è che devi gestire un'espulsione, un'inferiorità numerica, però poi diciamo che l'alzare Spinazzola in quella situazione tenendo quella fascia con Dumfries che è sempre stato e resta pericoloso per quanto riguarda l'Inter, alla fine ha avuto ragione il mister, perché Spinazzola mette quella palla che Chivu poi dice una palla buttata lì. Chivu questo dice una palla buttata lì per McTominay, ovviamente in inserimento. McTominay fa un grandissimo gol perché qualcuno si sarebbe portato pure il pallone avanti, lui non ci pensa due volte perché i piedi sono quelli che sono e il tiro è quello che è, quello di Scott, incrocia, palla dall'altra parte e andiamo sul 2-0. Poi arriva il rigore dell'Inter, ovviamente per un intervento scomposto di Buongiorno, valutato molto male, ci sei andato completamente con il corpo, diciamo, sbilenco, e quindi per me è calcio di rigore, devi rimanere in aria quanto più, diciamo, con una posizione quanto più corretta possibile dal punto di vista estetico e pratico, perché se ti finisce il pallone comunque sul braccio 90 su 100 è calcio di rigore, che poi ovviamente il Napoli accusa un tantino o non accusa, succede che baruffa tra le panchine la situazione Lautaro, Conte, Chivu nella conferenza stampa post partita dice che poi è stato un momento dove l'Inter ha perso totalmente il controllo e la partita dopo la lite che c'è stata tra le panchine, Lautaro, Conte, eccetera, 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 bisogna risolverli questi problemi dal punto di vista del nervosismo, perché poi in uno scontro diretto non ci puoi rimettere 3 punti per una baruffa che sicuramente non condivido nella maniera più assoluta. Per me queste scenate in mezzo al campo con paroloni, tanto è vero che io da tifoso del Napoli, avendo letto i labiali di Conte e Lautaro, mi sono detto caro mister, aspettati secondo me una prova televisiva, squalifica eccetera per ciò che è successo, e non ero assolutamente contento della situazione. Però se poi Kivu va in conferenza stampa e dice che quello è stato un momento dove l'Inter ha perso, tra virgolette, lucidità, e allora c'è
da risolverlo, perché giustamente sono situazioni che devi riuscire a gestire pur non condividendo io le baruffe tra le panchine. Abbiamo visto, signori, ieri sera, e non solo, il prime di Juan Jesus. Il prime di Juan Jesus. Ecco perché Conte ha ripreso lo spogliatoio in mano, perché non è solo schierare il falso 9 bocciando, tra virgolette, le prestazioni di Lucca e affidandosi a un'altra punta, ma hai schierato due centrali di difesa col piede sinistro. Quindi bocciato Beukema respira un attimo, ha fatto bene il mister, anche perché diciamo per prestazioni togliere Juan Jesus dal campo al momento è un'eresia, anche meglio di Buongiorno, e con il mercato che abbiamo fatto, Marianucci, Beukema con Rachmani infortunato e Buongiorno che rientra comunque da un periodo di stop, Juan Jesus è l'unica garanzia tra i difensori centrali del Napoli al momento, e quindi ne giova anche la partita di Di Lorenzo, ne giova anche la fascia destra che è andata molto meglio ieri, ma è tutta una condizione che si rifà all'attaccante. Anche il gol che porta poi la firma di Anghissà per il terzo gol e il 3-1 del Napoli è tutta lì. La punta e l'esterno sia a destra che a sinistra devono toccare il pallone mezza volta, perché ci sarà sempre il treno, la mezzala, il centrocampista, il terzino che sia, che si inserisce e crei, diciamo, apri il campo e crei quella situazione per andare a punire e cercare di buttarla dentro, che poi Anghissà rientra sul sinistro, si porta la palla al centro dell'area e incrocia, fa un grandissimo gol, assolutamente sì. Prestazione convincente di tutto il Napoli. Ieri mi sono dilungato anche troppo, ma è doveroso secondo me sottolineare situazioni del genere, perché eravamo lì per cadere poi in fallo dal punto di vista dello spogliatoio, eravamo lì per rompere il giocattolo, che non è rotto, però non dobbiamo nemmeno fare che dopo questa partita la vittoria a scudetto, eccoli lì, è la vittoria che ci porterà comunque convinzione e staremo lì su per tutto l'anno. È la vittoria che il Napoli si aspettava per metter paura a tutta la Serie A. Io ci vado ancora con calma, perché ci siamo scottati e non poco con le situazioni da spogliatoio e con scontenti, ecco, da questo punto di vista, anche se per come abbiamo visto ieri, formazione schierata, ciò che è successo è tutto il Napoli che si è diciamo riunito di nuovo dal punto di vista mentale, è cosa che doveva succedere e ci auguravamo tutti che succedesse. È successo e dobbiamo guardare in avanti dal punto di vista dei punti e della classifica in maniera rosea, perché non c'è altro da fare. C'è un Lecce che sicuramente non aspetta altro che rompere le uova nel paniere cercando di fare punti in casa loro, campo molto ma molto difficile, e noi dobbiamo ovviare alle assenze. Questa situazione infortuni va sicuramente diciamo visionata e analizzata, perché non è possibile che ne perdiamo uno prima di iniziare, poi ne perdiamo due durante la partita. Se andiamo così ogni match servono rose da 64 giocatori e non sarebbero nemmeno abbastanza per tener fronte poi a tutte le assenze. Speriamo che Neres recuperi quanto prima, perché mi ha convinto e mi ha divertito la partita del brasiliano schierato come punta, e quindi vedremo se sarà schierato a Lecce, altrimenti perché no, stesso sistema, schieri Noah Lang falso 9, tanto un esterno sinistro e Noah Lang, un esterno destro e Neres, li schieri al centro, gli dai alcune indicazioni. Anche Neres ieri i primi 10 minuti comunque era un pesce fuor d'acqua, doveva trovare un attimo di diciamo la quadratura per quanto riguarda l'avversario che ti sta marcando, dove metterti e dove cercare di farti trovare libero, e quindi lo può fare credo anche Noah Lang, ma è ancora presto, troppa carne al fuoco. Poi ritorneremo con analisi cercando di capire cosa sarà il Napoli e come sarà il Napoli contro il Lecce, perché ripeto, sono uno che ha sempre avuto equilibrio, e quindi non posso passare da un 6-2 contro il PSV Eindhoven, che può essere una gara maledetta, può essere una gara dove c'erano scontenti e lo spogliatoio al limite voleva dar segno all'allenatore che ha raccolto e spento qualsiasi fuoco,
Però non posso passare da quel match a questo, che possa essere anche il 3-1 con l'Inter, che ti porta primo in classifica da solo aspettando la Roma, dicendo è la vittoria a scudetto. Questo assolutamente no. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli, ciao!